Bentornati, famiglia di Turkey News Magazine. Oggi nello studio si avverte una vibrazione diversa, un'onda di mistero e chiarezza che solo i racconti più profondi sanno generare. Mentre il mondo sta ancora scrollandosi di dosso la brillantina dell'ultimo dell'anno, noi abbiamo messo a fuoco un dettaglio sfuggito ai più, eppure rivelatore per chi ha orecchio per i sottotesti. Prima di addentrarci in questa lettura emotiva e psicologica di due stelle che tutti amiamo, ricordate: la nostra comunità vive della vostra passione. Iscrivetevi, attivate la campanella per non perdere nemmeno un sussurro, e lasciate un mi piace che tenga vivo questo spazio. E se volete sostenere il nostro lavoro indipendente e accedere a contenuti che qui soltanto trovate, il pulsante Unisciti vi aspetta con opportunità esclusive. La vostra fiducia è il nostro motore. Partiamo. Mentre il pianeta intero contava gli ultimi secondi verso il 2026, sommerso dal boato dei fuochi d'artificio, dalle urla euforiche e dai desideri riciclati per la milionesima volta, una donna ha deciso di non partecipare al copione prevedibile. Yağmur Yüksel, il cui volto ha la calma magnetica dell'alba sul Bosforo e la cui voce raramente si incrina di fronte alle asperità, ha scelto gli ultimi respiri del vecchio anno per consegnare al digitale non uno scatto di baldoria, non un brindisi patinato, ma un pensiero che pareva una fessura aperta sull'anima. Non era una foto ritoccata. Non era un proclama d'amore o di trionfo. Era un frammento essenziale, meditato, incompiuto, puntini di sospensione che pulsavano come un battito. Mentre calici tintinnavano in brindisi infiniti e coriandoli piovevano sulle strade di Istanbul, il suo post scivolava nel flusso dei social come una domanda che rimbomba in un angolo della mente e rifiuta di spegnersi. Nel 2026, l'unico cambiamento che desidero è 3 puntini. Una nota sospesa. Un silenzio grammaticale che suonava più forte di un grido. Subito, la macchina del gossip ha accelerato. A cosa alludeva Yağmur con tanta precisione sottile? Giovane eppure temprata, adorata dal grande pubblico ma scandagliata al microscopio, e dentro una relazione che la folla ama raccontare come se ne avesse scritto la sceneggiatura. Accanto a lei, nell'occhio del ciclone mediatico, c'è Barb Akhtas, un attore dalla disciplina leggendaria nell'ambiente, carisma che supera confini culturali senza affievolirsi, e un'agenda che troppo spesso danza fuori tempo rispetto alla sua. La domanda è salita in superficie come schiuma in mare agitato. Era una frecciata cifrata a lui? Un avviso velato ai milioni? O l'annuncio di un imminente crollo del paradiso? I tabloid, fedeli alla loro indole predatoria, hanno assalito la frase. È il loro mestiere, scovare crepe dove la superficie sembra liscia. Eppure, a un'analisi attenta, la grammatica del post non portava il fiatone del panico né l'odore di un addio. Trasudava la fermezza di chi ha imparato a tenere l'equilibrio anche quando il terreno si sposta. Non era un razzo di soccorso sparato da una nave in burrasca. Era una bandiera issata con compostezza da chi ha deciso di guidare il proprio viaggio senza chiedere permessi ai curiosi. Non si trattava di cambiare partner, né di scovare un nuovo coro di adulatori, né di progettare una fuga in un'altra città. Il tremito evocato era interno, sì, ma non isolato. Un mutamento di ritmo, una ricalibrazione profonda del modo in cui dare e ricevere energia emotiva. Non cercava nuovi attori per lo stesso film, cercava una sceneggiatura diversa, più vera. Chi le sta vicino lo conferma. Fonti dell'entourage di Yağmur dicono che quel messaggio di fine anno è la distillazione di mesi passati ad ascoltarsi lontano dal frastuono. Non un capriccio nato dallo champagne, non una sfida lanciata al vento. La conclusione matura di una stagione di introspezione che l'ha portata fuori dal tornello dei commenti altrui e di nuovo dentro la risonanza della propria voce. Yağmur ha smesso di leggere la vita come una collana di sorprese non annunciate e ha iniziato a vederla come un mosaico di scelte consapevoli di cui può farsi architetta. Non vuole rifare le persone intorno, neppure Bar, che ama senza esitazione. Desidera una cadenza diversa nel dialogo della sua esistenza, più franchezza spoglia, più quiete nell'occhio del ciclone, più radici quando tutto gira. Meno recita per la platea. Più presenza nuda e onesta. Se Yağmur un tempo cercava di arrotondare gli spigoli per compiacere tutti,
ora vuole illuminarli con sincerità radicale. È affascinante assistere a questa evoluzione, vero, famiglia di Turkey News Magazine? In un mondo che ci vuole sempre accesi e sorridenti, vedere una giovane donna reclamare privacy e autenticità ha il sapore di un atto rivoluzionario. Fermiamoci un attimo, anche a voi è mai capitato di sentire la vostra relazione raccontata da altri? Cosa pensate della scelta di Yamur di chiudere certe finestre per aprire porte più intime? Scriveteci nei commenti, vi leggiamo. Per anni, la stampa e i fan li hanno incorniciati come l'ideale inarrivabile, brillanti, intoccabili, eternamente fotogenici, la coppia d'oro di Turchia. Ma dietro gli impegni, le trasferte internazionali che stancano fino alle ossa, e gli sciami di congetture che decifrano mezzi sorrisi o presunti un follow su Instagram, la realtà è più semplice e per questo più impegnativa da sostenere. 2 carriere di alto profilo, 2 agende che raramente si incastrano, e 1000 opinioni che battono sui vetri della vita privata come grandine. In quella pentola a pressione, il desiderio di cambiamento di Yamur smette di sembrare misterioso e inizia a suonare pratico, urgente, necessario. Quando parla di trasformazione, chi la conosce bene spiega che ciò che cerca è un sistema fatto di chiarezza reciproca e confini solidi, non una stanza rumorosa dove ogni sconosciuto ha un megafono. Semplice, sì, ma con il peso delle verità che non tremano. Yamur e Bar sono già stati travolti da fraintendimenti alimentati da terzi, il classico gioco del telefono del mondo dello spettacolo, e dall'interferenza tossica di voci non invitate. La loro stella polare per il 2026 non è la rottura, come molti temeano. È il limite. Lei vuole istituire una zona protetta, un santuario dove gli unici a contare siano i 2 che condividono davvero la relazione, loro 2. Non cerca distanza dall'amore. Vuole difenderlo. Una parte cruciale del suo piano è ridurre drasticamente l'impronta verbale pubblica. Vivere di più, parlare meno, così gli amici riassumono la sua filosofia rinnovata. In un'epoca che confonde visibilità con realtà, Yamur sta scegliendo di sottrarsi al rumore. Ha confidato a persone fidate che la gioia non si moltiplica per forza quando la trasmetti al mondo, talvolta, al contrario, si diluisce, perde sapore dentro l'interpretazione altrui. Trasferire la vita del cuore in stanze più sicure e discrete non è un trucco per depistare i paparazzi, le appare come un atto necessario alla sopravvivenza del proprio spirito. È convinta che un modello di coppia non narrato di continuo per il pubblico sia più quieto, più gentile e soprattutto più sostenibile per lei e per Bar, nel tempo lungo. Intimità reale, non performativa. Meno occhi indiscreti, porte più solide. Con lo sfumare del brusio esterno, lei si aspetta di sentire meglio. La sua intuizione, i pensieri di lui senza armature, il ronzio di qualcosa che cresce incrollabile nel silenzio. Non si può raccontare la svolta copernicana di Yamur senza seguire in parallelo l'evoluzione di Bar Bakhtas. Chi lo frequenta racconta che negli ultimi mesi, come un mantra, ripete una parola: equilibrio. Per un uomo noto per spingersi al limite fisico ed emotivo per un ruolo, è una virata significativa nella sua pagina privata. Non sta barattando ambizione con comodità. Sta accordando gli strumenti della vita, così che l'essere umano dietro il riflettore abbia spazio per respirare. E il tempismo non è casuale. Che lui e Yamur siano arrivati alle stesse conclusioni proprio all'alba del 2026 sembra un segno. La loro storia è passata dai fuochi d'artificio del primo turbine alla solidità di una scelta che si rinnova ogni giorno. A una cena di Capodanno, dicono gli amici, Bar ha confessato con un sorriso che tagliava il rumore. Non stiamo cercando una vita diversa, stiamo semplificando quella che già amiamo. La distinzione è enorme. Meno dramma, più sostanza. Meno messaggi fraintesi e più conversazioni occhi negli occhi. Meno applausi pubblici e più risate private che nessuno registra. Insieme stanno disegnando le regole di una fortezza non di pietra, ma di abitudini sane, non lasciare che lo stress del set travasi nel salotto, non rimandare le parole tenere al capriccio di una mattina affollata. Concedersi il beneficio del dubbio prima di prestare orecchio alla folla arrabbiata. La parte più audace della risoluzione di Yamur forse è questa:
fare un passo lontano dalla smania di piacere. Sa bene come l'industria la dipinge, dolcezza naturale, sempre accomodante, la donna che leviga il ruvido e sorride al tagliente. Ma c'è differenza tra gentilezza e compiacenza, e il rispetto di sé a volte chiede di scomodare copioni consolidati. Chi la conosce parla di una stanchezza nuova verso il peso del comfort altrui appoggiato sulle sue spalle. Seguire la bussola interna probabilmente si tradurrà in confini più netti, spiegazioni meno lunghe e autoassolutorie, e più no diretti, senza colpa. Non una epurazione vendicativa. Solo una nuova pianta dei posti nel teatro della sua vita. Chi porta caos e rivalità scivolerà verso il fondo della sala, lontano dal centro. Chi porta calma, curiosità e grazia, come Bar, sederà vicino al cuore della scena. Chiamatela igiene emotiva. Chiamatela reset per la lucidità mentale. Sorprenderà chi crede di conoscerla? Forse sì. Ma la crescita di solito disturba chi traeva vantaggio dalla tua versione di ieri. E così, mentre chiudiamo il fascicolo della frase lasciata a metà, una chiarezza si accende come il primo mattino dell'anno. Il 2026, per loro, non parlerà di legami che si sciolgono, ma di fondamenta più robuste, antisismiche. Quell'Emi mezzo non era un SOS. Era una planimetria. Yamur ha smesso di aspettare che il meteo cambi e ha iniziato a costruire un riparo migliore. Vuole che le voci intorno si affievoliscano finché tornerà a sentire nitida la propria, e in quello spazio consacrato anche la voce dell'uomo che ama. Lontani dal rischio di perdersi, Bar e Yamur si stanno incontrando in una stanza dove né la fama né la paura entrano facilmente. Un luogo piccolo e prezioso fatto di dialoghi diritti, silenzi che proteggono, confini che scaldano invece di allontanare. E in quella stanza, lontano dai flash e dal tritacarne delle voci, l'amore è meno evento mediatico e più pratica quotidiana. Meno performance, più promessa custodita. Eccoci al punto, amici di Turkey News Magazine. Quello che sembrava un preludio al disastro è, in realtà, una prova di maturità e cura come se ne vedono di rado. Yamur Yüksel e Barbaktas ci stanno insegnando qualcosa. Questo video è uno specchio in cui possiamo osservare come si protegge ciò che davvero conta, in un mondo che pare voler divorare tutto. Che ne pensate di questa nuova forza delle abitudini? Credete che saprà tenere lontani gli intrusi nel 2026? Ditecelo nei commenti, la vostra opinione per noi è linfa. Non dimenticate di sostenere il video con un like, iscrivervi per restare parte della nostra famiglia, e valutare il tasto Unisciti per supportare un canale che non smette di cercare la verità dietro i titoli. Alla prossima, e che i vostri confini siano forti quanto il vostro amore.